I marinai. Il vento sferzava senza pietà le piccole vele. A poche miglia di distanza il piccolo porto attende a braccia aperte e sotto lo sguardo vigile di un pallido sole gli intrepidi marinai affrontano il mare per raggiungere la madre costa. Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Nel video di oggi andremo a realizzare una lanterna tutta completamente ispirata al mare, a tema marino. Come sapete io adoro il mare e ci sono alcune creazioni che veramente adoro fare su questo tema, il tema marino, e una di queste sono le lanterne. Mi piacciono veramente tanto le lanterne ispirate al mare. Se ne possono fare di tantissimi tipi e le vedremo insieme, ma partiamo da quella più semplice da realizzare ma che ha un effetto veramente bellissimo. Quindi se siete pronti iniziamo il nostro viaggio insieme. Eccoci qui viaggiatori. Allora, nel video di oggi, come vi dicevo, andremo a realizzare una lanterna un po' particolare tutta a tema marino. Allora, l'occorrente che ci servirà per realizzare questa creazione sarà il seguente. Allora, ci occorrerà un vaso di vetro. Per il vaso potete scegliere la dimensione e la forma che più vi piace. A me piaceva di andare a utilizzare questa specie di vaso stretto e lungo. Poi ci servirà dell'organza. Io ho preso questa sui toni del celeste parecchio accesi. Questa sempre tipo organza però fatta a rete. Varie decorazioni, io ando ad utilizzare delle biglie sempre sui toni del celeste, vari tipi di conchiglie, la colla a caldo, poi ci servirà una pinzatrice, varie pinze, la nostra scatola dove conteniamo tutti gli anellini, quindi questi qui, gli anellini da bigiotteria, e altre conchiglie decorative. E in più ci occorrerà anche il nostro amato sale colorato. Io andrò ad utilizzare questo sul dorato. Per tutti i materiali, come sempre, non preoccupatevi, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon dove troverete tutti i materiali che vi occorreranno per realizzare questa creazione. Quindi iniziamo. Allora, il primo passaggio che andiamo a fare per la nostra lanterna è andare a decorare il nostro vaso. Quindi quello che io vado a fare semplicemente prendo l'organza, la vado a arrotolare sul mio vaso tenendo molto stretto il nastro. Perché voglio andarlo a coprire, ma voglio comunque che rimanga un po' di trasparenza, quindi lo vado a riempire, cioè lo vado a rotolare fino a che più o meno non ha la trasparenza che preferisco, che desidero. Fatto questo, mi vado a pinzare i nastri, gli strati di nastro insieme per tenerlo fermo. Tanto poi l'eccesso andrà tolto, mi serve solo ora per tenerlo fermo. Mi prendo la colla a caldo, vado a mettere un po' di colla a caldo
sul bordo del mio nastro e vado a premerlo sul nastro in modo da bloccare il nastro. In questo modo, e la lascio asciugare. A togliermi l'eccesso di nastro. In questo modo qui, così noi abbiamo rivestito il nostro vaso con l'organza. Il passaggio successivo è simile, ma lo andiamo a fare con la rete e qui andremo a utilizzare solo la pinzatrice. Quindi vado a togliere la rete in eccesso e vado a finire di sigillarmi la rete. La ricarica di colla a caldo, vado a utilizzare questa colla a caldo glitterata blu, così se dovesse saltare fuori un po' di colla sarà comunque su un colore a tema. Quindi quello che vado a fare, vado a prendere le mie conchiglie, vado a prendermi queste che sono praticamente delle conchiglie finte per acquari. Quindi quello che semplicemente vado a fare, voglio andare innanzitutto a coprire i pezzi della pinzatrice. Quindi quello che vado a fare, vado a capire come mettermi la conchiglia, metto un po' di colla a caldo nei punti dove voglio mettere la decorazione e vado a posizionare la mia conchiglia. Ci scegliamo sarà il nostro davanti, ovviamente non la parte dove abbiamo messo che si intravede la colla. Intanto il risultato per ora è questo, lo lascio intanto ad asciugare e ci prepariamo le altre decorazioni, che in questo caso non ci servirà la colla. Come vi dicevo, sono comunque delle conchiglie
Allora, io molto probabilmente andrò a utilizzare questa. Questa io l'ho trovata in un banchino della fiera dell'antiquariato della mia città, ma sicuramente se scrivete ciondolo conchiglia con oro su Amazon lo trovate. Comunque tranquilli, come sempre vi metterò il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. E poi l'altra cosa che voglio andare a utilizzare, come vi dicevo, sono appunto le biglie, per ricordare comunque sempre un po' il mare. Quindi quello che io vado a fare, vado a inserire la mia biglia all'interno della spirale che sarebbe proprio per le pietre, in questo modo. Mi vado a prendere due gancini. Adesso il passaggio che faccio adesso è aprire il mio anellino, inserire l'anellino nella nostra sfera e vado semplicemente a richiudere il mio anellino. In questo modo avrete la decorazione che pende dalla rete. Faccio la stessa cosa con l'altra. Ok, in questo modo. E in ultimo, nella parte in cima, mi vado a mettere anche la conchiglia. E vado a stringere il mio anellino. In questo modo. Poi l'altra cosa che andrò a fare, andrò ad inserire della sale colorato all'interno del nostro vaso per fare un po' il fondo tipo effetto sabbia. L'ultimo passaggio che voglio andare a fare, io ho comprato sempre su Amazon un po' di tempo fa dei timbri per la cera lacca. Quello che voglio andare a fare io adesso in questo momento, voglio andare a realizzare una sorta di sigillo in cera lacca sul nostro vaso. Anche qui vi potete sbizzarrire, lo potete fare con la colla a caldo oppure con la cera lacca vera e propria. Questi sono dei dadini di cera lacca che una volta sciolti li posizionate sulla vostra creazione, andate a metterci il timbro, aspettate che asciuga e poi vi rimane il simbolo in cera lacca. Io, visto che comunque ho la colla glitterata, andrò a farlo con la colla glitter e poi andrò a rifinirmi il sigillo con un pennarello indelebile viola. Quindi mi vado a fare la pozzettina di colla a caldo e semplicemente vado a premere sulla colla a caldo col mio timbro. Lo lascio asciugare. Ok, e una volta che è asciutto vado a fare le rifiniture con i pennarelli indelebili.
in questo modo e avrete il vostro sigillo sul vostro vaso. Adesso per andare ad accendere quindi la nostra lanterna andiamo a inserire delle luci a batteria. Ed ecco qua la nostra lanterna ispirata al mare. Mi piace veramente, veramente tanto. È proprio bella, sì, mi piace veramente molto. Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio di oggi. Questa è la nostra lanterna ispirata al mare. Io devo dire che la adoro. Mi è venuta veramente proprio come me la immaginavo, come me la sono immaginata. È veramente bellissima e come vi ho detto si può fare in tantissimi modi, in tantissimi colori, utilizzando tantissimi anche altri tipi di vasi, di decorazioni. Io me l'ero immaginata proprio in questo modo e devo dire che ha superato le aspettative della mia immaginazione una volta realizzata nella realtà. Mi piace veramente molto, infatti questa sicuramente la andremo ad aggiungere al nostro set di creazioni per i video. Direi che è decisamente il suo posto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vi farò vedere altri modi per realizzare le lanterne a tema marino perché come vi dicevo i video di questo periodo saranno tutti comunque estivi, quindi a tema mare. Vi ricordo che se vi piacciono i miei video e non volete perdervi nessuna delle mie creazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi, in questo modo non vi perderete nessuno dei miei video e supporterete in questo modo anche il canale YouTube. Per tutti i materiali, come sempre, vi ricordo che vi lascio il link affiliato a Amazon qui sotto in descrizione con tutti i materiali per poterlo fare, e se avete bisogno di farmi delle domande o comunque avere delle informazioni per quanto riguarda le creazioni o anche semplicemente volete parlare di creatività con me, sempre qui sotto in descrizione trovate il link di un gruppo Telegram che ho creato apposta per noi del mondo delle fate, dove potete scrivermi direttamente lì e farmi tutte le domande che preferite, che volete riguardante il mondo delle fate o comunque la creatività in generale. Detto questo, ci vediamo nel prossimo viaggio, viaggiatori!